tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo luminosissimo pull che io ho deciso di chiamare pull Luxor, e per poterlo realizzare io ho utilizzato il fantastico filato della Mistrico Filati linea Van Gogh Lux, che se ricorderete io ho già lavorato nei scorsi anni per realizzare diverse creazioni, tra cui un bellissimo abito, che però in questo momento mi sfugge il nome, la giacca candy, il pull fascinator, quindi veramente è un filato che si adatta a qualsiasi tipo di creazione. E io questa volta ho utilizzato il colore blu, che è questo qui, per realizzare appunto il pull, e vi dico già che mi sono serviti due gomitoloni e del secondo in realtà me ne è avanzata la metà, quindi va benissimo due gomitoli anche per la taglia M, mentre per la taglia L vi occorrono 3 gomitoli. Come sempre vi faccio vedere altri colori sempre presenti sul mio sito Filati Elsa, guardate qui quanto sono luminosi. Oltre a questi naturalmente ce ne sono molti altri. Come vi dicevo, quindi per una taglia S occorrono ed M occorrono 2 gomitoli, per una taglia L invece occorrono 3 gomitoli, e io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del numero 5. Questa volta la lavorazione che andiamo a fare si articola in 3 fasi. La prima fase si va a fare un rettangolo le cui catenelle sono dalla vita fino a dietro, quindi si lavora poi il rettangolo in larghezza per fare la misura della spalla, poi si cuce sotto e si va a fare la manica. Si fa la stessa lavorazione per l'altro lato, quindi di nuovo lo stesso numero di catenelle, stesso numero di giro, stesso numero di giri per la manica. Una volta fatti questi due pezzi vanno cuciti sul davanti e sul dietro, e poi si torna a lavorare sempre lo stesso motivo per allungare la maglia, e si allunga fino a dove la volete voi. Io l'ho fatta lunga ma non lunghissima, come potete vedere, quindi veramente perfetta per essere indossata sia sopra dei pantaloni sia sopra delle gonne nella sera in cui ci vogliamo essere ancora più chic del solito. La lavorazione è semplicissima, sono 2 giri che vanno sempre ripetuti e si alternano questi giri che sono forati a dei giri invece appunto diciamo più pieno. Io lo trovo bellissimo e fantastico, guardate qui quanto è luminoso. È facilissimo, anche perché alle prime armi non vi preoccupate, non è una lavorazione difficile. E detto ciò, come sempre, se decidete di realizzare questa creazione, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate scrivendo sia Elsa Faccio che Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il fantastico filato della Mistrico Filati linea Van Gogh Lux. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è il blu notte, ossia il codice 6, ma come potete vedere qui ci sono altri colori, sul sito ne trovate veramente tanti altri, sono uno più bello dell'altro. Per quanto riguarda la lavorazione, allora io andrò a lavorare sempre con l'uncinetto del 5,5 e andremo a realizzare 2 rettangoli uguali a cui faremo le maniche. Il rettangolo, le catenelle iniziali devono andare dalla vita sul davanti, vedete in questa maniera, no? Queste sono le catenelle, dalla vita passare per le spalle e andare indietro. Io qui vi farò vedere un campione. Nella mia lavorazione vera e propria io ho montato 141 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4 a cui va aggiunta una catenella finale per avere l'inizio uguale l'inizio uguale alla fine. Naturalmente se voi volete farla un po' più lunga, perché la maglia poi verrà allungata sotto, l'avete già visto all'inizio del video, ma se non volete che vi arrivi ai fianchi alla vita, ma lo volete che vi arrivi già ai fianchi in modo da fare un bordino inferiore, cioè più piccolo rispetto a quello che faccio io, montate più catenelle e misuratevi appunto dai fianchi, passando per la spalla, ai fianchi dietro, quante catenelle andare a mettere rispettando il multiplo di 4 più 1. Io, come vi ho detto, vado dalla vita alla vita dietro, quindi 141 catenelle lavorando con un 105,5 a me sono circa 72 centimetri, che naturalmente col primo giro vanno un po' ad allargarsi, quindi diventeranno tipo sui 75 centimetri. Quindi dicevo, faremo le catenelle iniziali, ne ho montate 141. Suggerisco per una taglia M e una taglia L. Taglia M montate almeno 4 motivi in più rispetto a me, quindi 16 catenelle, perché comunque avrete anche il seno più grande, quindi meglio averla un po' più lunga rispetto ai miei centimetri per arrivarvi alla vita. Taglia L mettete, io direi, sui 10 se non anche 12 motivi in più rispetto a me. Detto ciò, quindi faremo il rettangolo. I giri che andremo a fare sono 2 e
e questi due giri dovremo farli lunghi fino ad arrivare ad un'altezza del rettangolo che sia la larghezza della vostra spalla, quindi da spalla dal collo alla fine della spalla. E io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere io il giro, ma per le altre taglie mi raccomando aumentate i giri. Io comunque vi suggerisco in più rispetto a me, e vi dico anche che se avete i fianchi molto larghi vi consiglio di fare anche qualche centimetro in più della larghezza della vostra spalla. Tipo, se la larghezza della vostra spalla, non lo so, è 12 centimetri, andate a fare almeno 14-15 centimetri se avete i fianchi molto larghi rispetto alle spalle. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare i nostri due giri e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, prendo il filo, entro nella prima catenella e vado di base, vado a fare una maglia alta, prendo il filo, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi vado nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro, un'altra maglia alta, salto 3 catenelle, vado nella quarta e di nuovo vado a fare una maglia alta, catenella, rientro, un'altra maglia alta, salto 3 catenelle, vado di nuovo nella quarta e di nuovo vado a fare un ventaglio. Devo fare questo quindi per tutto il giro. Una volta terminato il giro, quindi questo è per quello che faremo per tutto il giro, io ho fatto delle catenelle più, andiamo, saltiamo le 3 catenelle, entriamo nell'ultima catenella e andiamo sempre a fare una maglia alta, catenella, rientriamo, una maglia alta. Quando ci sono le catenelle in più, perché io vi ricordo sempre che quando ci sono giri di andata e ritorno preferisco fare delle catenelle in più piuttosto che in meno, le vado a sfilare in questa maniera. Molto semplice, come vi dico, preferisco farne sempre in più che in meno, proprio per non avere problemi, quindi si possono tranquillamente sfilare. Comunque questo è il nostro primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro. O vi alzate con una catenella o come me entriamo direttamente nella maglia bassa, nella maglia alta, e andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendiamo il filo, entriamo nell'archetto e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, una, 2, e le chiudiamo insieme. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo, quindi entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte e devo fare questo non chiuse, e devo fare questo per tutto il giro. Le chiudo insieme e di nuovo vado nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Per terminare il giro vado nell'ultimo archetto, cioè vedete ho l'ultimo ventaglio, non entro nell'archetto ma entro nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa. E a questo punto ci giriamo con la lavorazione e torniamo a fare il primo giro. Adesso abbiamo una base diversa rispetto al prima, quindi ve la faccio rivedere. E andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una di separazione, rientro, un'altra maglia alta, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a lavorare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, e devo fare questo per tutto il giro. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo la maglia alta, la catenella e di nuovo la maglia alta, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Termino la lavorazione andando a fare nella maglia bassa di nuovo una maglia alta, catenella, rientro, un'altra maglia alta, e quindi abbiamo rifatto di nuovo il primo giro. Quindi questi sono i 2 giri che vanno sempre ripetuti. Vi faccio rivedere di nuovo il secondo giro. Vado a fare la maglia bassa sopra la maglia alta, 2 catenelle, entro nell'archetto e vado a fare le 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Dal ventaglio successivo anche la maglia bassa va fatta nel ventaglio,
2 catenelle e poi le 2 maglie alte non chiuse. Quindi ripeto, questi sono i 2 giri che vanno sempre ripetuti e che dobbiamo fare fino ad arrivare all'altezza desiderata del rettangolo. Io vi dirò naturalmente quanti giri sono andata a fare e come procedere poi per continuare la lavorazione della maglia. Allora, io ho terminato il mio rettangolo in altezza, quindi ho ripetuto i 2 giri per 8 volte e poi sono andata a rifare il primo giro. Ora, per una taglia M e una taglia L, ricordatevi sempre che l'altezza deve essere metà della dovrebbe essere la larghezza della vostra spalla, quindi io consiglio per una taglia M di andare a ripetere i due giri per una volta in più rispetto a me, quindi per 9 volte, e poi di nuovo il primo giro, mentre taglia L andate a ripetere i 2 giri per 10 volte e poi di nuovo il primo giro. Terminate sempre naturalmente con il giro dei ventagli, perché vi sarà più facile fare la cucitura laterale. Se finite invece con il giro maglia bassa e 2 catenelle è più difficile poi cucire le due parti insieme, perché in questo adesso noi dobbiamo andare a piegare a metà il nostro rettangolo e in modo tale da continuare la lavorazione. Quindi vedete, io qui lascio le catenelle iniziali, continuare la nostra lavorazione per fare la manica. Ora, per fare ciò io vado a contare i miei ventagli e ne lascio liberi 11 e nel 12esimo, sia avanti che dietro, vado a mettere il mio marcapunti. Per le taglie più grandi delle mie io vi consiglio naturalmente di andare in base a quante catenelle avete messo, perché io vi ho detto il mio numero di catenelle, però a seconda di come volete fare lunga la maglia andate a mettere i marcapunti in modo da avere poi qui liberi ventagli che corrispondono all'altezza dei vostri scalfi. Quindi io ne lascio liberi 11 sia avanti che dietro e vado a mettere i marcapunti. Avendo messo, vedete, come vedete qui il marcapunti, questo è lo scalfo della mia manica e per me va più che bene, perché è appunto la taglia S. Quindi adesso io lavorerò sempre con l'uncinetto del 5,5, vado a prendere il mio filo e vado a fare la manica, e una volta fatta la manica poi andrò a cucire anche lateralmente. Mi aggancio prendendo sia il ventaglio avanti che il ventaglio dietro dove ho messo il mio marcapunti e vado a fare una catenella per fermare il filo in questa maniera. Poi tolgo il mio marcapunti e a questo punto vado a lavorare, rientro sempre avanti e indietro, vado a prendere il filo e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado nel ventaglio del davanti sempre dove avevo il marcapunti e vado a fare le mie 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Poi vado a lavorare come ho sempre lavorato il secondo giro, quindi entro nell'archetto del ventaglio, maglia bassa, 2 catenelle, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Archetto successivo, di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado a fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi di nuovo il primo giro. I giri da fare sono sempre 2, questo non cambia, solo che invece di lavorare in giri di andata e ritorno andiamo a lavorare in giri di tutto tondo. Sto finendo il giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto iniziamo il secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, la catenella di separazione, rientro dove ho la maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta e poi lavoro come ho sempre lavorato, vado nella maglia bassa successiva e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il giro, ma sempre andare a fare il ventaglio dobbiamo la nostra maglia bassa oppure nell'archetto che si è nel forellino che si è formato, se non volete entrare nella maglia bassa non cambia assolutamente nulla. Io continuo a lavorare questi 2 giri, vi farò vedere naturalmente come terminare anche questo fino ad arrivare ad avere la lunghezza della manica desiderata. Sto terminando il giro, ho fatto l'ultimo ventaglio, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e a questo punto ricomincio col primo giro, perché adesso questo è diventato il nostro primo giro. Quindi entro all'interno dell'archetto e vado a fare la maglia bassa, le 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme e poi vado a lavorare così per tutto il giro. Quindi ripeto, questi sono i 2 giri che andremo sempre a ripetere. Io vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare io per avere la manica che mi occorre.
Allora ho terminato la mia prima manica, io ho ripetuto i giri per 23 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro in modo tale da avere il primo giro, in questo caso è la maglia bassa con 2 catenelle, in modo tale da avere, vedete, il polsino con queste ondine che è molto carino. Adesso devo andare a fare di nuovo la stessa cosa che ho fatto adesso, quindi devo fare di nuovo il rettangolo montando lo stesso numero di catenelle, facendo lo stesso numero giro. Un'altra cosa, io poi sono andata a cucire sotto la manica e una volta fatto anche il secondo pezzo vi farò vedere come continuare la lavorazione. Allora ho terminato entrambe le due parti e sono andata a cucire. Allora, prima di andare a dirvi la cucitura, non vi preoccupate se vedete che le parti avanti tendono a fare questa V, è normalissimo per via del punto, ma scusate, ma si sistemerà quando andremo a lavorare la parte inferiore, quindi non vi preoccupate se vedete che appunto sul davanti si crea questa punta rispetto al dietro che invece è lineare. Per quanto riguarda la cucitura, proprio perché davanti si crea questa sorta di punta, unire le due parti io ho cucito per 28 centimetri, quindi lasciando uno scalfo bello aperto sul davanti, mentre dietro sono andata a cucire per 25 centimetri. Quindi come potete vedere appunto si crea questo effetto con questo effetto V sotto, che comunque si appianerà quando adesso andremo a continuare la lavorazione della maglia, perché adesso torneremo a lavorare sempre in tondo i due punti, i due giri, ma appunto partendo dalla maglia di sotto. Allora io partirò sempre lavorando con l'uncinetto del numero 5,5 dalla cucitura sul dietro. Ora mi raccomando, naturalmente, per quanto riguarda le due cuciture, prima che vi vado a spiegare come continuare la lavorazione sotto, vedete sempre, mettetevi dei marcapunti e provate la maglia per vedere anche le taglie diverse della mia e quanto cucire, perché magari anche chi è taglia come la mia vuole cucire un po' di più, potete tranquillamente farlo, però io vi consiglio sempre dietro di lasciare almeno 5 centimetri liberi e avanti almeno un 10 centimetri o 8 centimetri, decidete voi, perché altrimenti poi la maglia vi tira un po' troppo. Detto ciò, quindi io vi faccio vedere come vado a lavorare di nuovo il primo giro, e questa volta partiamo dal punto del primo giro, ossia dal ventaglio. Quindi io qui ho la cucitura e vado ad agganciarmi con il filo e vado a lavorare in questa maniera. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare poi le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Quindi sto andando a fare il mio ventaglio e vado a fare il ventaglio dove ho la maglia, qui vedete la maglia bassa, dove ho la maglia bassa e le 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi dove ho la maglia bassa vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Vado dove ho la maglia bassa successiva e di nuovo vado a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e continuo così quindi per tutto il primo giro, lavorando appunto il sotto della maglia. Una volta terminato il giro vi farò vedere come terminare e come iniziare poi a fare il secondo, ma come avete capito si lavora esattamente come abbiamo lavorato per le maniche. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera. Quindi sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultimo ventaglio, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e poi ricomincio normalmente. Maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 2 maglie alte non chiuse nello stesso archetto del ventaglio del giro precedente, e torno quindi a lavorare questi 2 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della maglia. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro in modo tale da dirvi appunto quando poi mi è venuta lunga la mia maglia. Allora ho terminato di fare la parte sotto della maglia, io ho ripetuto i 2 giri per 8 volte, finendo sempre con il giro con le maglie basse e le 2 maglie alte chiuse insieme, in modo da avere lo stesso effetto ondulato che abbiamo sulle maniche. Non farò nessun tipo di bordino intorno allo scollo, perché lo scollo a V così come è venuto mi piace, quindi anche questa creazione è terminata.